Pollice Green. Sono Chiara del Green Blog Verdi e Contenti e mi trovo qui sul canale YouTube del Portale del Verde per parlarvi della stella di Natale, o meglio per rispondere alla domanda: come facciamo a far ritornare rossa la nostra stella di Natale? Ed eccoci qua, una volta che la pianta è sopravvissuta a tutto il suo ciclo e soprattutto al post feste, quindi avrà perso le foglie, l'avremo potata, l'avremo concimata, arriviamo al mese di settembre. C'è da dire che la stella di Natale, ovvero l'Euphorbia pulcherrima, è una pianta fotoperiodica, ovvero la colorazione delle foglie o fioritura, perché comunque non parliamo di brattee che sono le foglie che diventano rosse, avviene per un discorso e una particolare condizione ambientale che noi diamo alla pianta. È una pianta brevidiurna, ovvero quelle piante che hanno bisogno di un maggior numero di buio rispetto ad altre per avere la loro fioritura. Che cosa dobbiamo fare? A settembre, qualora le avessimo dovute tenere all'esterno, vanno ricoverate dentro casa, devono essere tenute lontane da fonti di calore dirette o di luce diretta. Dobbiamo innanzitutto far sì che stiano a una temperatura tra i 16 e i 18 gradi, quindi una temperatura casalinga, e dargli più ore di buio rispetto a quelle che noi dobbiamo dare a un'altra pianta. Più ore di buio vuol dire tenerla anche lontano da luci artificiali, oltre che magari la luce ambientale che viene dalle finestre, perché spesso noi sottovalutiamo quella che è la luce elettrica che noi abbiamo dentro casa. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo garantirgli un buio totale dalle 17 alle 7 della mattina orientativamente. Quindi che cosa dobbiamo fare? O coprirla con un telo ovviamente forato per garantire la reazione della pianta per quel lasso di tempo, oppure metterla in un luogo assolutamente totalmente buio, come può essere uno sgabuzzino. Questo va fatto per diverse settimane, o diciamo sulle 8-9 settimane, per arrivare a quel punto a dicembre. Questa sorta di forzatura ambientale farà sì che la pianta sviluppi un colore rossiccio sulle loro foglie. C'è da dire ovviamente che non è possibile replicare l'intensità di colore con cui noi l'abbiamo acquistata, ma questo non perché noi siamo poco bravi o non abbiamo il pollice verde, semplicemente perché la pianta che noi acquistiamo avviene, comunque sia, deriva da impianti di coltivazione, aziende che si occupano di questo ed hanno degli ambienti ben protetti con delle specifiche tecniche e ambientali ben controllate. Quindi non sentiamoci poco giardinieri o con un pollice verde poco sviluppato, ma semplicemente perché non abbiamo gli strumenti che hanno ovviamente i professionisti. Un'altra cosa molto importante, oltre al fatto di dare un buio più totale possibile, oltre che la reazione, è quello della concimazione. Infatti ogni 10 giorni andrà dato del concime liquido ricco, molto probabilmente ricco di fosforo e di ferro. Fatto questo, la nostra stella di Natale, se è sopravvissuta da gennaio a settembre con tutte le cure necessarie, potrà appunto riavere la sua colorazione rossiccia, così come quando l'abbiamo acquistata. Un'ultima cosa per quanto riguarda le bagnature: non eccedete un terreno umido ma non troppo. Ricordo comunque in generale che la stella di Natale è una pianta che viene dal Messico, quindi come tale considerate sempre di non dargli troppe sventolate, o quantomeno di non tenerla in una condizione di freddo, perché comunque ne risente particolarmente. Io vi saluto, vi invito a provare e soprattutto ci vediamo alla prossima volta. Continuate a seguire e condividete sui vostri canali social. A presto, ciao!